Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi in questo video vi mostrerò come ho realizzato questo diorama. Nello specifico vi mostrerò alcune tecniche per realizzare gli elementi naturali nei nostri diorami. Vedremo come costruire dei dislivelli col polistirene per creare rocce e pendii utilizzando vari materiali. Vi mostrerò inoltre come creare un composto per simulare il terreno ed infine come aggiungere la vegetazione. Dopo questa premessa andiamo subito ad incominciare. Inizio ritagliando dei pezzi di polistirene da 3 cm di spessore che andranno a formare la base del diorama ed i vari dislivelli che mi serviranno per costruire la scena. Comincio ora ad abbozzare la scena tracciando le linee dei vari dislivelli che vado poi a ritagliare con la Thermocut. Per incollare i vari strati di polistirene possiamo utilizzare la colla a caldo. Vado ora a tracciare un pendio per simulare una sorta di sentiero che sale attraverso la montagna. Inizio asportando il grosso del materiale utilizzando il taglierino. Cerco di seguire la linea del pendio creando una salita regolare. Come vedete vado ad asportare poco materiale alla volta, cercando di scavare sempre di più man mano che scendo verso il basso. Successivamente vado a rifinire il tutto utilizzando un tampone con della carta vetrata a grana grossa. Vado ora ad incollare ulteriori 2 livelli per aumentare l'altezza della roccia e in questo modo dare anche più slancio alla scena. Anche qui vado ad asportare materiale con il taglierino, cercando di fare dei tagli un po' in tutte le direzioni, in modo da creare delle spaccature irregolari e dare al polistirene il tipico effetto roccia. Volendo possiamo aiutarci anche con un tronchesino o una pinzetta per asportare piccole quantità di polistirene raccordando il tutto. Come ultimo passaggio vado a lavorare un po' con un coltellino seghettato. Anche qui vado a fare dei tagli in tutte le direzioni asportando ancora piccole parti di materiale per completare la texture effetto roccia. Per finire do una leggera scattavetrata per togliere le asperità superficiali che si sono create con il coltellino. Occupiamoci ora dell'effetto roccia alla base. Per farlo utilizzerò dei pezzi di sughero. In questo caso la tecnica che andrò ad utilizzare è completamente diversa da quella che ho mostrato prima, in quanto anziché andare a togliere materiale col taglierino, andremo ad incollare ed aggiungere dei pezzi di sughero sul polistirene. Vado a tagliare dei pezzi di sughero e prima di incollarli faccio delle prove in posizione per capire come si presenta il tutto. Una volta soddisfatto vado ad incollare il sughero utilizzando sempre della colla a caldo. In questa fase non mi preoccupo troppo se rimangono delle fessure e dei buchi tra un pezzo di sughero e l'altro, in quanto poi andremo a raccordare e completare il tutto con un impasto di cartapesta e gesso. Proseguo preparando l'impasto di cartapesta e gesso. Metto 2 manciate di cartapesta in una ciotola e poi aggiungo 2 cucchiai di gesso. Utilizzo del gesso scaiola a presa rapida per accelerare un po' i tempi di asciugatura, in quanto la cartapesta assorbe molta acqua e quindi ha dei tempi di asciugatura abbastanza lunghi. Vado prima a dare una mescolata a secco al tutto,
Poi aggiungo acqua fino a creare un impasto denso e uniforme. Inizio ora a spammare l'impasto cercando di raccordare bene tutti i pezzi di sughero e dare alla roccia un aspetto naturale. Con questo impasto di cartapesta e gesso è possibile anche andare a modellare da zero dei pezzi di roccia a nostro piacimento. Vado a raccordare un po' anche la roccia superiore. Volendo possiamo anche simulare dei massi alla base della roccia, utilizzando dei sassolini di tufo che hanno delle forme molto spigolose e quindi si adattano bene a questo scopo. Bene, ora lasciamo asciugare il tutto per almeno 24-48 ore. Nel frattempo vado a sistemare la base, in modo da eliminare i segni delle varie giunture di polistirene e dare così al tutto un aspetto più omogeneo e compatto. Per farlo utilizzerò del cartoncino pesante da 2 mm di spessore. Utilizzare del cartoncino per realizzare la base potrebbe sembrare una soluzione un po' troppo fragile, ma vi assicuro che una volta incollato per bene al polistirene, questo cartoncino diventa molto duro e resistente, come se fosse legno, e una volta colorato di nero diventerà anche molto elegante esteticamente. Vado ora a sigillare le fessure con dello stucco bianco per muri. Infine vado a stuccare anche gli angoli. Una volta che lo stucco è asciugato per bene, vado a dare una carteggiata al tutto. A questo punto, per completare la fase di costruzione, vado a preparare un composto per realizzare il terreno. Per prima cosa verso 2 bicchieri di sabbia molto fine in un contenitore, aggiungo poi un bicchiere di gesso. Infine, per dare una consistenza più gaiosa al terreno, vado a sbriciolare un pezzo di mattone con un martello. Cerco di sbriciolare più che posso il mattone in modo da ricavare un miscuglio di sassolini di varie misure. Se questa procedura vi sembra un po' troppo laboriosa, in alternativa al mattone si può utilizzare anche del ghiaietto fine. Infine vado a mescolare il tutto per bene. Come vedete io di solito ne preparo in abbondanza, in modo da averne a disposizione per un po'. Per applicare il terreno vado prima a stendere in maniera abbondante la colla vinilica, vado poi a versare il terreno a pioggia sul pezzo. Successivamente vado a tamponare un po' con le dita, in modo da far penetrare bene il terreno nella colla. Per fissare ulteriormente il terreno anche sulla superficie,
vado a versare con un contagocce della colla vinilica diluita con molta acqua. Ecco fatto, a questo punto la fase di costruzione è praticamente terminata. Passiamo ora alla pittura. Inizio come sempre con una mano di fondo su tutto il pezzo, utilizzando del colore acrilico con l'aggiunta di colla vinilica e acqua. Inizio ora a dare il colore base, comincio dalla roccia utilizzando come fondo un grigio ombra e sfumerò poi con delle tonalità di marrone e grigio via via più chiare. Come vedete vado a dare i colori direttamente sul pezzo senza pulire il pennello, cercando di creare delle sfumature. Vado ora ad aggiungere un grigio cielo molto chiaro per creare delle sfumature sulle parti maggiormente in rilievo della roccia. Per pitturare il terreno aggiungo dei marroni più chiari e anche del verde. Infine vado a dare una mano di nero alla base. Passiamo ora ad aggiungere un po' di vegetazione. Per prima cosa andrò ad applicare dell'erbetta statica in cima alla roccia ed anche sul terreno della base. Vado anche ad aggiungere un po' di erbetta con le mani per sfumare il bordo netto lasciato dall'applicatore. Aggiungo un po' d'erba anche ai bordi del sentiero. Vado ora ad aggiungere anche un piccolo albero e dei cespugli. Per realizzare l'albero utilizzo questi rametti decorativi che ho trovato in un garden center. Hanno delle forme molto ramificate e quindi si adattano bene allo scopo. Per creare la chioma utilizzo dei rametti di Teloxys che incollo utilizzando la colla cianoacrilica. Infine vado a cospargere il tutto con delle foglioline. Vado ora ad inserire quello che è un po' il protagonista di tutta la scena, ossia un lupo che ulula in cima alla roccia. Per farlo ho scaricato un file in 3D da internet e poi l'ho stampato con la stampante 3D.
Bene, il video si conclude qui. Vi ringrazio per avermi seguito e spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e, se non lo avete ancora fatto, anche ad iscrivervi al mio canale, cliccando sulla campanella in modo da ricevere la notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Ciao!